Benvenuti a tutti ed eccoci nel primo video della serie di video che farò sugli arpeggi. In questi video andrò a spiegare un po' nel dettaglio come fare gli arpeggi in generale, dove mettere quindi le dita sia sui tasti bianchi che sui tasti neri. Andiamo oggi a vedere il primo di questa serie di arpeggi che è quello dell'arpeggio di Do maggiore e La minore. Come sempre sapete che gli arpeggi li andiamo a seguire sul libro della tecnica moderna del fisarmonicista di Cambieri, Fugazza e Melocchi. Trovate anche il link in descrizione. Andiamo allora a pagina 57 e vediamo come eseguire questo arpeggio di Do maggiore. Eccoci qui, allora abbiamo avvicinato un po' la fisarmonica per andare meglio quindi a capire le note dell'arpeggio di Do maggiore. Allora, c'è una prima cosa da dire. Innanzitutto il Do maggiore vede tutte note bianche, quindi come era per la scala di Do, anche nel caso degli arpeggi abbiamo tutte le note bianche su questa successione degli arpeggi. La seconda cosa da dire, questa vale per tutti quanti gli arpeggi, quindi in tutte le tonalità. Quando eseguiamo una successione di arpeggi abbiamo sempre le stesse tre note che si ripetono. Ma quindi in che senso? Nel senso che facendo il primo arpeggio di Do abbiamo Do, Mi, Sol, Do alto. Quindi andiamo ad allargare l'1 col 2 col 3. Dobbiamo eseguire esattamente il Do, il Mi, il Sol e il Do alto con il quinto dito. Quindi dobbiamo, come vedete, dobbiamo allargare bene insomma questo mignolo. Perché dicevo che vanno eseguite sempre le stesse tre note? Perché questo Do, questo Mi e questo Sol vedremo che si ripetono tutte le volte, perché dopo che abbiamo Do, Mi, Sol, Do dobbiamo spostare il pollice sul Mi, eseguire Mi, Sol, Do, Mi. Quindi come vedete partiamo dal Mi questa volta, facciamo Mi, Sol, Do e Mi alto. Allo stesso modo dovremo fare con il pollice sul Sol, il Do alto, il Mi alto e il Sol alto. Quindi abbiamo Sol, Do, Mi, Sol. Infine, l'ultimo arpeggio è semplice perché è uguale al primo. È identico al primo. Il primo ricordiamo che era sull'ottava bassa. L'ultimo si trova niente po' di meno che sull'ottava alta, quindi Do, Mi, Sol, Do sull'ottava alta. Quindi, come potete vedere, abbiamo sempre le stesse tre note che si ripetono. In questo caso le tre note sono il Do, il Mi e il Sol. E quindi a livello teorico non sono neanche troppo difficili questi arpeggi. La parte difficile degli arpeggi sta proprio nel fatto che bisogna allargare in un certo modo le dita. Quindi vedete che la mano è bella aperta, soprattutto perché siamo su una tastiera a piano. Nel caso della tastiera cromatica non avrete questo problema, perché ovviamente i tasti fatti a bottone si trovano tutti molto vicini e riuscite anche a chiudere un'ottava a mano chiusa. Nel caso della tastiera pianoforte abbiamo una mano che si deve invece aprire. Vedete come è ampia in questo caso. E andiamo quindi a rivederlo pian pianino. Do, Mi, Sol, Do. Ecco, mentre fate questo movimento, pian pianino portate il pollice sul Mi, Sol, Do, Mi. Intanto ho portato il pollice, vedete, sul Sol, Do, Mi, Sol. E l'ultimo, ovviamente le prime volte cercate di farli molto piano, quindi proprio invece che cercare la velocità cercate di guardate bene la tastiera. Questa è una cosa importante, guardare la tastiera, e cercate di capire dove state mettendo il dito in quel momento. Quindi se non trovate ad esempio il Sol, in questo caso cercate di mettere il terzo dito sul Sol.
Poi il pollice sempre capire dove lo si mette una volta finito col mignolo, rivedere dove si va a mettere questo pollice. Qui abbiamo il sol e poi adesso dobbiamo fare la stessa cosa tornando indietro, quindi le altre 2-3 battute che vedete sono nient'altro che l'arpeggio al contrario, quindi diciamo che il primo è facile perché lo abbiamo appena fatto all'insù, do, mi, sol, do, quindi tornando indietro basta mantenere la stessa identica posizione della mano, manteniamo così e facciamo il contrario, dal mignolo al pollice, do, sol, mi, do. Questo è il primo arpeggio a partire dall'alto, tornando indietro. Mettiamo questo mignolo sul sol. Quindi sol, mi, do, sol. Qui c'è un grande allargamento di 2-1. Vedete la mia posizione, ho il 2 e l'1 molto allargati fra di loro. Poi abbiamo mignolo sul mi. Vedete che qui in questo caso ho una posizione invece più staccata fra l'indice e l'anulare. E poi l'ultimo tornando all'inizio, do, sol, mi, do. Ecco qua, quindi questo era l'arpeggio di do, quindi niente di particolarmente strano a livello teorico, come dicevo prima, quindi niente di strano a livello teorico. Abbiamo solo da fare molta pratica su come si... per riuscire a farli così, insomma, abbastanza veloci, vanno fatti assolutamente pian pianino in modo che il pollice sappia da solo dove andare. E adesso manca il la minore, quindi andiamo a vedere un attimo il la minore, quindi voltate pagina e andate sul la minore. E cosa c'è da dire? Niente, il la minore è assolutamente identico, quindi invece che partire dal do partiamo dal la minore, quindi alzo un attimino anche la visuale così vediamo un po' meglio. Questo è il nostro la minore, partiamo da qui. Abbiamo anche qui tutto tasti bianchi, il movimento è identico, quindi invece di avere do, mi, sol abbiamo la, do, mi, la, do, mi, la. Però vi assicuro che il movimento è assolutamente identico, perché è come fare il do però traslato di 2 note, quindi di un semitono e mezzo, quindi verso il la minore. Scusate, un tono e mezzo, non un semitono. 3 semitoni, diciamo. E ve lo faccio vedere pian pianino anche questo, quindi avremo do, mi, la e do. Poi spostiamo la mano e abbiamo mi, la, do, mi e la, do, mi, la. Eccoci qua. E stessa cosa, tornare indietro, manteniamo la posizione in modo da fare subito l'inverso. La, mi, do, la. Poi mi, do, la, mi. Do, la, mi, do. E infine torniamo all'arpeggio iniziale. La, mi, do, la. Ve lo faccio tutto per intero pian pianino. Così
Abbiamo allora finito questa spiegazione sul Do maggiore e la relativa minore, La minore. Bene, allora con il video di oggi è tutto, ci aspetterà un prossimo video sugli arpeggi dove andremo ad esaminare il prossimo arpeggio che è l'arpeggio di Sol maggiore e Mi minore. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.